nuovo video di Wine Food Rec e oggi andremo a fare una recensione su un vino spagnolo prodotto in un territorio particolarmente vocato. Questo è la Rioja, regione al nord della Spagna, con piccoli confini, ma che è totalmente sfruttato alla produzione vitivinicola. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro test. Il vino che abbiamo scelto oggi è un Rioja Riserva 2014. Questo vino rosso è ottenuto da uve Mazzuelo, Graciano e Tempranillo. È prodotto dalla cantina Marquez de Riscal. Il formato preso in considerazione non è il classico da 750 ml, ma un più pratico formato da 375 ml, adatto a chi desidera un prodotto che può essere consumato più rapidamente, evitando la perdita di aromaticità durante la conservazione dopo l'apertura. L'etichetta, ad un primo impatto, ha uno stile molto classico ed elegante, un po' eccessivi invece i dettagli dorati e in particolare l'affollamento di stemmi e loghi che vanno a discapito della leggibilità. In bella vista, subito sotto, anche la riproduzione di un antico attestato, in quanto nell'anno 1895 Marquez de Riscal fu il primo produttore di vino non francese ad ottenere il diploma d'onore alla 13ª esposizione di Bordeaux. Dopo aver inserito il cavatappi, notiamo che il tappo è un classico sughero monopezzo di buona qualità che non ha problemi né di scarso né di eccessivo attrito e non presenta formazioni di muffe o aromi sgradevoli. Il prodotto all'interno, quindi, è conservato nella maniera più opportuna. Visivamente nel bicchiere questo vino presenta un gradevole colore rosso rubino intenso e anche contro luce risulta poco trasparente. Nonostante sia un vino del 2014, il colore ha dei riflessi tendenti al violaceo, non molto evoluti. Ruotando il calice, la densità non risulta estremamente elevata. A livello olfattivo subito si percepiscono gli aromi di vaniglia e cannella, sicuramente dovuti a un passaggio in barrique che quasi sovrastano tutti gli altri. Subito dopo troviamo pellame, cuoio, frutti rossi, in particolare mirtilli e sentori speziati. Tutto è accompagnato da una sensazione alcolica, ma se consideriamo che il vino ha una gradazione molto alta del 14%, non è da considerare così marcata. Al palato il vino non è particolarmente corposo, grazie però all'acidità bilanciata, al tannino morbido e poco aggressivo e a un'aromaticità tendente al dolce, risulta molto gradevole. Anche dopo la deglutizione la persistenza è elevata e lascia in bocca un sentore speziato e di vaniglia sul finale. Ovviamente la gradazione alcolica elevata si fa sentire, ma in modo bilanciato rispetto alle altre sensazioni. Siamo arrivati al momento degli abbinamenti culinari. Possiamo affiancare tranquillamente questo prodotto a secondi piatti di carne, sia bianca che rossa, magari cotti alla griglia. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube e seguiteci sulla nostra pagina Facebook. Alla prossima, ciao!